Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele per questo nuovo appuntamento, la mitica Ford Gran Torino di Starsky ed Hutch in scala 1:8, edizione Hachette, numero 17. Per montare quello che è contenuto in questo fascicolo, che adesso andremo a vedere, potrà esservi utile un lubrificante, sicuramente questo che abbiamo montato nella sessione precedente, la numero 16, e questo. Ecco qua. È un numero abbastanza delicato, non è difficile. Io adesso vi farò sempre vedere il mio metodo. Fatemi sapere nei commenti se questo vi può aiutare a semplificare il montaggio, ma mi raccomando, non dimenticatevi di guardare sempre le istruzioni, perché Michele monta i suoi modelli così pensando di potervi aiutare, però è importante che ognuno di voi del proprio modello faccia quello che più desidera, va bene? E se avete piacere, adesso do un attimo la possibilità a chi lo desidera di poter vedere qualche pagina dei contenuti di questo fascicolo, che è veramente bello. Il fascicolo della Ford è veramente fatto bene, sia come informazioni per il montaggio che con i colori. Anche i colori sono bellissimi, sono molto accesi, che le storie contenute all'interno. Quindi do la possibilità, per chi lo desidera, di dare un'occhiata al fascicolo, tanto non c'è molto, e dopodiché proseguiremo e inizieremo il montaggio di questo numero 17. Io vi ringrazio per le visualizzazioni e per le iscrizioni, carissimi ragazzi. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Se date un'occhiata alla playlist troverete altri modelli e non soltanto di auto. Adesso andremo a vedere la parte del motore di questa splendida autovettura, eccola qui. E queste sono curiosità interessanti. Ecco, adesso siamo arrivati nella pagina dove abbiamo il contenuto del fascicolo. Io mi sono portato un po' avanti con il lavoro, lo sapete, chi mi conosce almeno lo sa, per cercare di semplificare i video, anche se poi durano necessariamente di più, perché, come dico sempre, non me ne vogliano i miei iscritti che ormai lo sanno a memoria, ma meno male che mi guardano anche altri nuovi e quindi questo non lo possono sapere. Il canale di Michele Armonica non si occupa del solo montaggio, ma cerca di dare una mano a quelli che hanno meno esperienza nell'assemblare i modellini, per evitare appunto che facciano danni. Ed ecco qua. Vi dico subito che abbiamo ben 5 serie di viti, tre destinate ad essere avvitate esclusivamente nella plastica, KP, BP, JP e AP. Vedete? Sono contrassegnate con il colore azzurro, contrariamente a quelle che vanno avvitate nel metallo che sono nere, e hanno la P di plastica alla fine
per identificarle senza ombra di dubbio, se mai ce ne fosse ancora il bisogno. E qui abbiamo appunto JM, una serie di viti che va avvitata esclusivamente nel metallo, e qui possiamo anche ricorrere all'ausilio di un lubrificante. Perfetto. Qua eseguiremo il montaggio dell'alternatore della ventola, ci occuperemo di assemblare l'alternatore e la ventola di raffreddamento, quindi fisseremo l'alternatore e la pompa del servo sterzo al blocco motore. Questo è il pezzo che dobbiamo poi andare ad assemblare, oltre a questi che sono già presenti in questo fascicolo. Allora, guardate ragazzi, io vi dico quello che ho fatto. Ho preso una vite JP e sono andato ad avvitarla qui per crearmi il filetto e l'ho lasciata qui. Poi una volta messa la vite JP, prendiamo 3 viti AP e andiamo ad avvitarle 1, 2 e 3. Guardate l'alternatore, che bello, hanno verniciato qui di nero per fare il particolare, dove poi all'interno c'è l'indotto con il rame, bellissimo. Allora, questo l'abbiamo detto. Poi prendiamo questo, è molto semplice, vedete? Vi preparate prima tutti i filetti, così non vi dovete sbagliare né con le viti, e prendete l'abitudine di crearvi, come ho detto poco fa, il filetto, così eviterete di creare possibili danni. A questo punto prendiamo 2 viti KP e le andiamo a avvitare qui. 1 e 2. Vedete? Una volta fatto questo, prendiamo una vite JP e la andiamo a avvitare qua. Perfetto. Dopo prendiamo 2 viti BP e andiamo ad avvitarle qui. È ovvio che poi dovremo svitarle di nuovo, però vedrete che sarà tutto più semplice, vi renderete conto, e non è un lavoro in più, perché considerate che dovete crearvi il filetto. E infine prendiamo una vite JM, quindi va avvitata nel metallo, e con l'ausilio di un lubrificante bagniamo la vite e andiamo ad avvitarcela qua, sulla testata sinistra, guardando la macchina anteriormente. Qui abbiamo 2 fori, uno servirà per far entrare il perno di plastica e non va filettato, questo sì va filettato. Perfetto ragazzi, mettiamo adesso un attimo via questo e iniziamo a montare l'alternatore. Quindi rimuoviamo questa e questa. Lo inseriamo con questo foro che combaci con quell'altro dietro. Ecco qui. Blocchiamo con la vite questa, la mettiamo dopo, facciamo così prima. Mettiamo questa, vedete?
non così, ma così. E poi all'interno andiamo a mettere questo pezzo. Ecco qua. Chiudiamo con la vite che abbiamo tolto prima, che è la JP. Questa. Lasciatelo un po' libero di girare, sarà più carino provarlo poi con la cinghia. Ecco qua. Poi prendiamo questa staffa che è di metallo. Questa staffa e questa staffa qui sono metallo. Andiamo a girare così in questa maniera, andiamo a svitare questa vite e inseriamo così la staffa. Ecco fatto. A questo punto prendiamo questo giunto, ecco qua, il più piccolo pezzo che troverete all'interno del fascicolo, e la parte più lunga che ha il diametro maggiore va inserita in questo foro qui, nell'unica posizione possibile. Guardate, se lo mettete così non entra, guardate, lo faccio girare leggermente, ecco qua, e si inserisce da solo. Perfetto, abbiamo fatto anche questo. Questa vite che abbiamo tolto prima la mettiamo qui, dove era, poi la sviteremo per mettere la staffa di sostegno. Adesso andiamo a prendere questo, vediamo come posso inquadrare per farvelo vedere meglio. Ok, andiamo a svitare le due viti BP che abbiamo messo qui. Questo io l'ho lasciato libero di girare, non serve, è solo perché è carino magari poi vedere la ventola che si muove quando la fate girare, niente di più. Andiamo a mettere questo così e lo inseriamo, ecco. Voilà. E andiamo a chiudere con le due viti che abbiamo appena tolto. Che bellezza questo motore! Non riesco neanche minimamente a farvi comprendere quanto veramente sia fatto bene. Ecco qui. Adesso andiamo a mettere questa, l'astina dell'olio. Al fondo abbiamo un inserimento a mezzaluna e dovremo andarlo a inserire qui. Ecco qua, in questo foro, che anche esso è a mezzaluna. Quindi dovete fare molta attenzione a non danneggiarla perché è di plastica, non abbiate fretta di inserirla, la fretta non bisogna mai averla. La facciamo entrare qua sotto, in mezzo, vedete? Ecco qui.
e andiamo a spingerla esclusivamente nella parte bassa, tenendo la stina sopra in piano, e la facciamo entrare piano piano piano, senza esagerare, non spingete forte, e lei piano piano entrerà. Eccola, perfetto, ed è nel suo alloggiamento. Adesso andiamo a mettere l'alternatore, quindi dove prima abbiamo messo la vite JM, quindi andiamo a svitarla qui. Abbiamo un perno che andrà inserito in questo foro a sinistra, mentre a destra andremo a far coincidere il foro della staffa e avviteremo tutto con la stina che deve entrare tra la staffa e la testata. Mi viene tutto difficile perché sto guardando attraverso il cellulare per non uscire dall'inquadratura e non è facile. Prima di stringere ci accertiamo che il perno sia perfettamente nella sua sede. Eccolo lì. E stringiamo. Non mi piace come è venuto. Un attimo solo. Infatti stavo commettendo un errore, vedete? Mi sono ingannato, anche perché la foto in realtà, ve ne accorgerete guardandola, non è molto chiara. Vedete questo spazio? Ho pensato che la stina andasse qua dentro, perché qua ci dicono: verifichiamo nel frattempo che il gancio dell'asta dell'olio sia posizionato tra l'alternatore e il blocco motore. Quindi io pensavo l'alternatore è questo con la staffa e il blocco motore. No, va montato così e la stina deve uscire dietro, non così ma così, va bene? Andiamo adesso a montarla. Ecco perché vi dico, guardate sempre che tutto coincida bene, altrimenti fermatevi e controllate. Adesso vi faccio vedere. Spero si veda. Guardate. Vedete? L'asta è qui. Eccola qui. Ok? A questo punto andiamo a svitare queste tre viti, due sull'alternatore e una qua. Non immischiatele perché questa che sto svitando è una KP. Questa. Le altre due sono AP. Queste. Quindi mi raccomando.
Cerco di inquadrare il lavoro che sto facendo. Spero apprezziate e magari decidiate anche di iscrivervi al canale, ragazzi. Vi ringrazio tanto se lo farete e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Guardate che precisione questo modello meraviglioso. Quando stringete mettete un dito dietro, non fate flettere troppo. Ecco perché vi dico, ragazzi, fateveli i filetti, createveli. Altrimenti sapete che spinta avreste dovuto dare qua. Ed ecco qui, anche questo l'abbiamo montato. Perfetto. Adesso prendiamo la pompa del servosterzo che abbiamo assemblato nell'uscita numero 6. Andiamo a rimuovere la vite, questa, la KP, questa qui, ok, e andiamo a inserire tutto. La puntiamo delicatamente senza avvitarla e poi la mettiamo in posizione corretta. Così. Ecco qui, fate passare il filo fuori, il tubo, non intrappolatelo qua in mezzo. E poi stringiamo. E abbiamo montato anche questo. Vedete? Deve entrare qui, che abbiamo un pin che ci blocca nella giusta posizione la pompa del servosterzo. Ecco qua. E anche questa l'abbiamo montata. A questo punto recuperiamo 1, 2, 3 e la cinghia. Vi faccio solo notare un particolare. Quando andremo a inserirla, vedete qui abbiamo un pin, va all'interno di questo segmento, ok? Non vi potete sbagliare. Perfetto. Andiamo quindi a inserire il primo pezzo così, la parte liscia imbattuta contro il blocco. Andiamo a svitare la vite, che è la JP. Ecco qua, primo pezzo inserito. Poi, dopo aver fatto questo, andiamo a mettere la cinghia. Fate attenzione a inserirla nella giusta maniera, guardate. Alternatore, puleggia sotto. E la pompa del servosterzo. Eccola qui. Fate girare che si sistemi tutta
in modo che non sia accavallata. Un lato deve toccare da tutti e tre i punti. Bene, adesso andiamo a inserire questa, alziamo la cinghia e inseriamo questo. Così lo teniamo contro, mettiamo la ventola così, non così, e andiamo a cercarci quel punto che vi avevo detto prima, vi ricordate? Lo vediamo già qua sotto, eccolo qua, e andiamo a chiudere con la vite JP. Pensavo che girasse un po', va bene, girare gira ma non si muove questo, ma poco male, era una curiosità mia, niente di più. Bene ragazzi, abbiamo finito il montaggio, sto controllando ma abbiamo finito tutto, sì, perfettamente giusto, mi raccomando non sbagliate la posizione della ventola, guardate bene, si devono vedere i rivetti, vedete? Le pale? Anche se è spiegato molto bene nelle istruzioni, ecco qua, sono rivolte verso l'esterno. Adesso metto un momento in pausa e vediamo dove siamo arrivati fino al montaggio numero 17 con questa mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch. Ed ecco qua ragazzi, montaggio numero 17 terminato. Guardate che spettacolo. Se vi piace quest'auto non posso che consigliarvela, perché sarà un modellino meraviglioso, sia esteticamente come è stato progettato dalla Hachette. Hanno fatto una riproduzione splendida. Guardate. E mentre guardate, non vi dimenticate di iscrivervi al canale, ragazzi. Siete voi la vita del mio canale, solo voi. Io sono ancora qui grazie a voi. Diversamente avrei smesso di fare i video. Ed ecco qua. Michele vi saluta e vi dice, mi raccomando ragazzi, non mancate, perché sta arrivando il video successivo, cioè il numero 18, eccolo qua, dove andremo a montare il filtro dell'aria e i condotti del radiatore. Mi raccomando ragazzi, non mancate. Un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari da Michele. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!